Dal Vangelo secondo Marco. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Una buona domenica a tutti. A Nazareth le cose non erano andate per niente bene. I discepoli avevano assistito all'insuccesso della predicazione di Gesù e probabilmente nella loro mente è sorto anche il pensiero: forse è meglio lasciar perdere questo progetto di mondo nuovo che ha in mente Gesù. Se nemmeno i suoi compaesani e i suoi parenti gli danno l'adesione, non ci sono molte speranze di successo. Sono quei momenti di scoraggiamento che sperimentiamo anche noi quando nella vita delle nostre comunità cristiane le cose non vanno per il giusto verso. Ci saremmo aspettati quindi che i discepoli fossero tornati a Cafarno mogi mogi e avessero ripreso la loro attività di pescatori. Invece la scorsa settimana noi abbiamo sentito Gesù che li ha inviati in missione. Ha affidato loro un compito: scacciare demoni. E oggi noi li vediamo tornare da questa missione. Si radunano attorno a Gesù e riferiscono ciò che hanno fatto e ciò che hanno insegnato. Bene, abbiamo detto già la scorsa settimana che questo compito che Gesù ha affidato ai 12 non l'ha affidato soltanto a loro, ma a ogni discepolo, quindi oggi lo ha affidato a noi. Ecco allora l'invito che oggi ci viene fatto nel Vangelo: riunirci attorno a Gesù per riferirgli ciò che stiamo facendo, ciò che abbiamo fatto e ciò che stiamo insegnando, per vedere, per verificare se davvero stiamo svolgendo nel modo corretto la missione affidataci. I 12 hanno cominciato a raccontare la loro esperienza e hanno verificato i prodigi che accadono dove il discepolo arriva con il Vangelo. Luca ci dice che quando sono tornati erano raggianti e stupiti per il fatto che dove loro arrivavano i demoni scomparivano. Oggi proviamo a verificare se noi possiamo raccontare a Gesù queste cose che noi abbiamo fatto, dove giungiamo noi suoi discepoli e davvero i demoni scompaiono? Scompaiono. Sappiamo cosa sono i demoni: tutto ciò che disumanizza, tutte le forze del male spariscono dove arriva la comunità cristiana. Scompaiono gli egoismi, le parole dure, la fame, la miseria. Nessuno è povero perché si condividono i beni, ci si aiuta reciprocamente. Scompare la vita immorale, le divisioni, le guerre, le ingiustizie. La gente si vuole bene, si perdona, è generosa, accogliente. Possiamo raccontare queste cose noi oggi? Oppure il Vangelo ha perso la sua efficacia? O non sarà forse che noi non abbiamo annunciato il Vangelo autentico? Lo abbiamo reso piuttosto insipido con i nostri ragionamenti, lo abbiamo snaturato adattandolo ai criteri di questo mondo per renderlo un po' più accettabile, più praticabile, ma così lo abbiamo snaturato e allora non accadono quei prodigi che Gesù si attende dai suoi discepoli. Oppure, invece di scacciare i demoni, siamo ripiegati sull'esecuzione di qualche pratica religiosa, ci siamo impegnati a incentivare devozioni, pellegrinaggi, solenni liturgie, cose buone, cose belle. Ma se i demoni non scompaiono, allora dobbiamo cercare la ragione. Abbiamo incarnato il messaggio evangelico? Abbiamo davvero annunciato il Vangelo?
è la scomparsa dei demoni, il criterio per valutare l'efficacia della nostra opera missionaria. E poi, cosa hanno insegnato le nostre comunità? Cosa insegnano oggi le nostre comunità? Cosa racconteremmo a Gesù delle nostre catechesi, delle nostre omelie? Il messaggio che annunciamo è quello del Maestro o facciamo qualche discorso vago, evanescente, che non tocca realmente il cuore delle persone, non li invita a un cambiamento radicale della loro vita? Le nostre prediche toccano davvero il cuore delle persone, coloro che ascoltano le nostre omelie rimangono segnate per tutto il resto della settimana? Ricordiamo le prediche che facevano i rabbini nella sinagoga, lasciavano i demoni molto tranquilli, erano parole al vento. Ecco, dobbiamo raccontare Gesù e verificare con Lui se ciò che annunciamo corrisponde al suo Vangelo. Ecco quindi la necessità di confrontarci realmente con Lui. A questo punto ci aspetteremmo che Gesù facesse i complimenti ai suoi discepoli, perché hanno svolto bene la missione e hanno insegnato ciò che Lui insegna e vuole sia annunciato. Sentiamo invece che cosa li invita a fare. Ed egli disse loro: venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano, e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con una barca verso un luogo deserto, in disparte. Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'. È l'invito che Gesù rivolge a noi oggi. Dobbiamo ritrovarci con Lui in disparte. Kathidian in greco significa privato. Sono quei momenti di intimità con il Signore ed è impiegata questa espressione quando Gesù si ritrova da solo con i suoi discepoli per rivelare loro dei messaggi che soltanto loro possono capire. Per esempio, dopo aver raccontato le parabole, l'Evangelista Marco ci dice che Gesù in privato, kathidian, spiegava loro ogni cosa. Oppure quando Gesù conduce quei 3 discepoli sul monte della trasfigurazione, dice che li ha condotti loro soli in disparte e poi devono ritrovarsi in un luogo deserto. Eremos in greco è un aggettivo da cui viene il termine eremo, quindi un luogo di silenzio, di solitudine, di meditazione, dove non c'è confusione. Bisogna ritrovarsi da soli con Lui. È quel momento di intimità che noi oggi possiamo chiamare con un nome che conosciamo molto bene: momenti di preghiera. Preghiera è il dialogo fra gli innamorati che vogliono approfondire sempre più la conoscenza reciproca, vogliono scambiarsi i loro sogni, comunicarsi le loro attese, le loro speranze, il loro reciproco amore. Il nostro rapporto con Cristo non è quello del padrone, del datore di lavoro che poi alla fine della giornata ci paga, no. Il rapporto con Cristo, come ci è presentato nei Vangeli, è quello sponsale, quello che coltivano gli innamorati che trascorrono tanto tempo insieme, che coltivano questi loro momenti di intimità. Sono i momenti di preghiera, di dialogo con Lui, perché i problemi li dobbiamo risolvere noi, ma dopo aver dialogato con Lui, per sintonizzare le nostre scelte
su ciò che a Lui piace. Se non preghiamo, noi agiamo in un modo scorretto. La nostra professione. Se non dialoghiamo con Gesù, non la vediamo insieme con Lui, facilmente diventa un idolo, diventa l'ultimo e l'unico scopo della nostra vita e finisce per disumanizzarci, ci fa perdere di vista i valori più elevati, può assorbire tutto il nostro tempo, tutti i nostri pensieri e allora la nostra vita diventa un correre eccessivo che alla fine ci sfianca e ci lascia senza fiato e a un certo punto non si capisce più che senso abbia tutto ciò che facciamo. Facciamo tutti questa esperienza, giriamo come trottole tutta la giornata e arriviamo alla sera sfiniti, travolti dalla nostra attività che ci assorbe completamente, ci impedisce di pensare ad altro e ci fa dimenticare poi le cose più importanti. Ecco la necessità che tutti abbiamo di fermarci e di rivedere insieme con Gesù da soli, nel silenzio, nella meditazione, ciò che sta accadendo nella nostra vita. Riposatevi un po'. L'obiettivo è proprio il riposo. Non si tratta di una raccomandazione di prendersi qualche giorno di ferie per poi riprendere con maggiore frenesia il nostro lavoro. No. L'obiettivo di questo riposo è recuperare la pace interiore, la tranquillità d'animo, la serenità del cuore, ritrovare cioè noi stessi. Se hai litigato con il tuo datore di lavoro, se sei tentato di scendere a compromessi con la tua coscienza, se sei agitato da problemi familiari oppure turbato da un rapporto affettivo sbagliato, fermati, ritagliati quei momenti in cui ti trovi da solo con Cristo e col suo Vangelo, per sapere cosa ne pensa Lui dei tuoi problemi, delle tue ansie, delle tue inquietudini. E non mi dire che non ti parla, perché se tu davvero conosci il suo Vangelo, se sei davvero suo discepolo, tu lo sai come lui la pensa e quindi lo senti parlare, sai i suggerimenti che lui ti sta dando. Hai bisogno di questi momenti in cui tu dialoghi con lui in modo da non rimanere in balia delle tue passioni, del tuo orgoglio, delle tue gelosie, delle tue invidie, dei tuoi rancori. Ecco, la pace che ti dona questo momento di incontro con lui. L'applicazione più immediata è all'esperienza che noi facciamo nel giorno del Signore. Quello è il momento del riposo della nostra settimana. E quando ascoltiamo la sua parola, ci ritroviamo con i fratelli che condividono con noi lo stesso progetto di vita, quella è un'esperienza davvero unica che deve dar senso poi a tutto il resto della nostra settimana e anche della nostra vita. Questo riposo è esattamente quello che viene raccontato nel Salmo 23, al quale fa chiaramente riferimento l'Evangelista. È l'oasi nella quale ci si ritrova insieme al pastore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. In pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque riposanti mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto sentiero. Eccolo, il momento di riposo nella preghiera, nell'incontro con il Signore. E adesso, se l'invito a questo riposo è rivolto a tutti i discepoli, c'è un richiamo, una raccomandazione che si applica forse di più ai preti, ai parroci, a coloro che sono coinvolti a tempo pieno nell'attività pastorale, che a volte li assorbe più del dovuto, al punto che non hanno più tempo neanche per pregare. E difatti dice l'Evangelista che erano molti e quelli che andavano e venivano
e i discepoli non avevano più il tempo neanche per mangiare. È l'esperienza che tante volte facciamo noi preti nelle parrocchie. Siamo di fronte tante volte a una moltitudine caotica, disordinata, che dà proprio l'idea di gente che va e viene e pare che non sappiano esattamente cosa vogliono, cosa si aspettano dalla parrocchia e da Gesù. Difatti non si dice che cercavano Gesù per ascoltare il suo messaggio, ma dice vanno e vengono. Questo tipo di gente fa perdere anche molto tempo ed è ben distinta da quelle folle di cui si parla tra poco nel Vangelo, che cercano realmente Gesù. Ecco, questa gente che va e viene a volte non aiuta a trovare il riposo interiore. Non solo, ma anche certe manifestazioni religiose fatte di esteriorità dispersiva non portano all'unione con il Signore e alla fine si percepisce che non sono neanche molto utili. Che cosa fa adesso Gesù? Con i suoi discepoli parte con la barca e va in un luogo deserto, in disparte. Di nuovo vengono ripresi questi luoghi che indicano la solitudine, il silenzio, la meditazione. E vediamo difatti questa barca adesso che si allontana sul lago. Il momento di riposo però non dura sempre. Poi viene l'incontro con i bisogni della gente. Sentiamo adesso che cosa accade a Gesù e ai discepoli quando giungono con la loro barca sulla terraferma. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città corsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Vediamo di capire il significato della scelta che Gesù ha fatto di lasciare la folla e allontanarsi con i discepoli sulla barca. È vero, c'era molta confusione, gente che andava, che veniva, ma c'erano anche persone che desideravano ascoltare il suo messaggio. Come mai Gesù si allontana su quella barca? Viene il momento in cui è bene lasciare che la gente rifletta, prenda coscienza del bisogno che ha di incontrare Cristo. Certo, bisogna essere sale e lievito del mondo, ma viene il momento in cui è saggio non rincorrere le persone, perché si può diventare addirittura più significativi proprio nel momento in cui ci si ritira per un momento. E difatti a piedi tutti accorrono. Se la comunità cristiana rappresentata da quella barca è bella, attira, quella gente sulla barca, devono aver detto le folle, pare davvero felice ed è la gioia, il segno della presenza dello Spirito. Questa folla che cerca la barca è l'immagine viva dell'umanità di oggi, che non trova il senso della propria vita, ma sente un bisogno profondo di trovare la pace, la serenità, la gioia, l'armonia interiore. Sta cercando Dio. Difatti lo sappiamo. Non ha riposo chi vive in ristrettezze, chi ha seri problemi economici, ma non ha riposo nemmeno chi vive nell'opulenza, nel lusso sfrenato, nella dissolutezza, lo stordimento, chi non sa più quali follie inventarsi per provare l'ebbrezza di nuove avventure. Tutti costoro non vivono nella condizione della serenità, del riposo, dell'armonia interiore. E che cosa fa questa folla? Precede addirittura la barca. È il segno
del bisogno che ha la folla e anche l'umanità di oggi di incontrare Cristo, quel Cristo che viene incontrato in questa comunità. Che cosa fa Gesù adesso? Notiamo i verbi che sono delle lezioni di vita per la comunità cristiana di oggi. Primo verbo, scende dalla barca. La tentazione che può avere la Chiesa è quella di non scendere, di non incontrare questa umanità così com'è e di assumere quell'atteggiamento di distacco e limitarsi a ripetere la solita lagna che il mondo è allo sbando, che c'è il degrado morale, che si sono persi tutti i valori morali. La Chiesa deve uscire da se stessa, dalla sua autoreferenzialità e deve andare incontro all'uomo d'oggi, così com'è. La Chiesa può avere paura di questo mondo, di questo confronto col mondo, deve avere paura, ha paura difatti di presentare quell'umanesimo che è quello delle beatitudini di Gesù di Nazareth. Ha paura di essere ritenuta retrograda, non al passo coi tempi, ha paura che la sua proposta sia considerata quella di sognatori e ha paura soprattutto di parlare della verità centrale della fede, che è la Pasqua, cioè la fede in una vita che va oltre la vita biologica. Ecco il primo messaggio che le viene dal Maestro: scende dalla barca, va incontro a questa umanità. Secondo verbo, vede una grande folla. Aprire gli occhi per vedere i bisogni di questa folla che cerca il riposo, che non sa dove andare, e la gente coglie lo sguardo che ha la Chiesa nei suoi confronti, l'amore che si prova verso di lei. Si rende conto, se abbiamo colto le inquietudini, che da noi si aspetta siano placate, si aspetta da noi la risposta a questi interrogativi interiori. Terzo verbo, la compassione con il celebre verbo splanchnizomai. Splancna sono le viscere, il richiamo è al termine ebraico con cui il Signore presenta se stesso, il suo amore, anirachum, dice nel libro dell'Esodo, cioè io sono colui che prova l'amore per l'umanità e lo presenta con l'immagine della passione che prova la mamma nei confronti del figlio che porta in grembo. E difatti Rechem è l'utero materno, è un amore uterino quello di Dio. Questo è lo splanchnizomai. È bello che Dio, quando presenta il suo amore, non dice che ci ama con tutto il cuore, ma con il suo utero. È un'immagine femminile perché il cuore l'hanno anche gli uomini, l'utero soltanto le donne. È il massimo del coinvolgimento passionale. Ecco ciò che prova Gesù per questa umanità che ha bisogno di Lui e del suo Vangelo. La ragione, erano come pecore allo sbando, senza pastore. Il richiamo è a due testi dell'Antico Testamento. Il primo è quello di Mosè, che giunto al termine dell'Esodo, nel libro dei Numeri viene ricordato, lui chiede al Signore: ti prego che questo popolo non sia come un gregge allo sbando senza pastore. Chiedeva al Signore che un giorno inviasse un pastore che lo guidasse come lui lo aveva guidato. In realtà i pastori li avevano, ne avevano anche troppi, ma non si prendevano cura del loro popolo, pensavano al loro interesse e ai loro privilegi, dominavano sul popolo, lo sfruttavano. E difatti il profeta Ezechiele dice, ed è il secondo testo a cui fa riferimento l'Evangelista, dice che per colpa dei pastori sono disperse e sono prede di tutte le bestie feroci le pecore, che sono il gregge del Signore, e sono pecore che vanno errando per tutto il paese, nessuno si prende cura di loro.
Al tempo di Gesù c'erano i pastori, gli scribi, i farisei, i rabbini, i capi politici, il re Erode, ma costoro facevano se stessi, non il popolo. Ecco, si può essere un pastore bello o ci sono i pastori brutti. E allora chi segue il pastore bello diventa una persona bella. Chi segue dei pastori brutti diventa una persona brutta. È la realtà questa della nostra umanità di oggi. Quelle folle che noi vediamo attorno a noi e dobbiamo avere lo sguardo e l'amore che ha manifestato Gesù. C'è una diffusa sete che non può essere placata dai piaceri, dallo stordimento. C'è un profondo bisogno del quale tante volte non si prende coscienza, ma lo si sente. È il bisogno di Dio. Dobbiamo avere questo sguardo sulla gente che sta attorno a noi e cogliere questo bisogno che lei prova. Chiediamoci, perché oggi tanti ricorrono a pratiche, a riti esoterici, a teosofia, a religioni orientali. Cercano il riposo dell'anima. Se queste persone incontrassero davvero Cristo nella comunità cristiana, incontrassero la sua parola, troverebbero la risposta alle loro inquietudini. Perché quando uno ha sete e non gli viene indicata la sorgente di acqua viva, che è il Vangelo, poi finisce per bere a qualunque cisterna che trova perché ha sete. Ecco, forse anche oggi Gesù potrebbe dire che la gente è allo sbando come pecore senza pastore. Le pecore non sono cattive, ma se sono guidate da pastori cattivi vanno verso la morte. E i pastori sono i modelli di uomo che vengono presentati anche oggi. Il cristiano deve avere il coraggio di presentare con la parola e con la propria vita che incarna il Vangelo la proposta di uomo fatta da Gesù. Ecco, è questa tenerezza, quindi, questa compassione che l'uomo d'oggi cerca nella Chiesa. È la compassione per le fragilità, le debolezze, gli smarrimenti, dovuti soprattutto ai pastori che portano l'umanità o grande parte dell'umanità allo sbando. E che cosa fa Gesù? Si mette a insegnare, non a imprecare, ad arrabbiarsi, no. Annuncia la sua parola, ma non come fanno i professori che fanno una lezione, ma come i rabbini che coinvolgevano i discepoli nella loro vita, facevano fare ai discepoli la loro esperienza di vita. Il richiamo per noi oggi è quello di essere coinvolti non solo nella parola, ma poi nella vita di Gesù. Quando noi presenteremo con la parola e con il Vangelo incarnato nella nostra vita, noi saremo un richiamo per tutti coloro che oggi sono allo sbando a causa di pastori che li hanno portati su cammini di morte. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.